Un amico anni fa mi ha fatto dono di una tavola Ouija personalizzata. Ma c'è una cosa strana. La mia tavola deve essere difettosa perché quando la uso e la planchette comincia a muoversi, tra tutti gli spiriti defunti che mi contattano non c'è traccia di principi, grandi eroi o personaggi illustri. Si palesano solo spiriti di gente mezza matta, assurda, le anime di persone eccezionali ma spesso dimenticate o emarginate. Vediamo chi mi contatterà oggi. Tu che vaghi nelle tenebre opache del limbo, qual è il tuo nome? Nel 1929 per le edizioni Knopf di New York apparve il libro Lobagola, An Africa Savage's Own Story. Questa notevole autobiografia raccontava la vita avventurosa e bizzarra di Bata Kindai Amgoza ibn Lobagola, che si autodefiniva uno straniero nel XX secolo. Bata Lobagola era nato nell'Africa occidentale, in una regione del Dahomey, oggi Benin, così remota da non essere ancora stata raggiunta dall'uomo bianco. Bata ebbe il primo incontro con gli europei negli ultimi anni dell'Ottocento, quando assieme ad altri membri della sua tribù si spinse fino alla costa e vide una nave pronta a salpare. Raggiuntala in canoa, Bata e i suoi amici furono benvenuti a bordo dai mercanti, che per un'ora circa fecero loro visitare l'imbarcazione. Ma quando la nave lasciò la sponda senza preavviso, impauriti tutti i compagni di Bata si gettarono in acqua, finendo divorati dagli squali. Bata, che era stato trattenuto sotto coperta, scampò a quel destino, ma dovette partire per le sconosciute terre di un diverso continente. Aveva soltanto 7 anni. Arrivò dunque in Scozia, dove visse per tutta l'adolescenza sotto la protezione di un generoso benefattore e venne educato tra Edimburgo e Glasgow. Quasi per caso scoprì che poteva guadagnare qualche soldo nel mondo dello spettacolo, semplicemente raccontando del suo paese d'origine e del suo popolo. Cominciò quindi a esibirsi nei vaudeville e in piccoli show itineranti, rispondendo alle domande del pubblico e mostrando alcune delle danze tradizionali della sua tribù. Per comprendere quanto il pubblico fosse affascinato da questo selvaggio, bisogna calarsi nella realtà del tempo. Nella seconda metà dell'Ottocento l'intensificarsi del colonialismo aveva portato alla scoperta di numerose popolazioni cosiddette primitive e in contemporanea era nata la nuova antropologia scientifica. A livello popolare i romanzi d'avventura incentrati sull'esplorazione di terre vergini erano fra le pubblicazioni di maggior successo. L'insaziabile desiderio di esotismo si mescolava a un diffuso e aperto razzismo, alla curiosità di vedere l'arretrato primitivo con i propri occhi. Tanto che quando fu invitato a Filadelfia nel 1911, Lobagola si guadagnò la definizione di esemplare più interessante dell'intero museo. Il suo pamphlet promozionale lo definiva troppo raffinato per la primitiva rozzezza della sua tribù e troppo selvaggio per la società sofisticata. Bisogna ricordare che a quell'epoca persone come lui venivano addirittura catturate, imprigionate e deportate per essere esibite in gabbie all'interno dei famigerati zoo umani, che circolarono in tutta Europa e negli Stati Uniti fino, pensate, alla Seconda Guerra Mondiale. Dunque, in prospettiva, Lobagola, che quella professione se l'era scelta da uomo libero, se la passava molto bene. Essendo colto e intelligente, oltre che un ottimo oratore, divenne presto più di una semplice attrazione da circo e cominciò ad essere richiesto anche da etnologi e antropologi. Viaggiando di continuo tra Europa e Stati Uniti, Lobagola tenne lezione all'Università della Pennsylvania e a quella di Oxford, diventando una sorta di ambasciatore culturale dell'Africa occidentale e dei costumi e delle tradizioni del suo popolo. Bata Lobagola divenne così una piccola celebrità in costante tour come informatore culturale nelle scuole e nelle università. Ma purtroppo la sua vita prese una brutta piega. Bata aveva problemi con l'alcol e la tendenza a farsi
coinvolgere in risse di poco conto, ma la vera spada di Damocle sul suo capo era la sua omosessualità. Arrestato più volte per sodomia e altri reati minori, finì in carcere una volta per tutte nel 1931 per piccoli furti e crimini sessuali. L'anno successivo l'ufficio di naturalizzazione, ai cui ufficiali evidentemente sembrava che qualcosa non quadrasse, strinse la morsa attorno all'Obagola, costringendolo infine a confessare una realtà che nessuno aveva sospettato fino ad allora. Bata Kindayam Goza ibn Lobagola, il selvaggio dall'Africa nera, in Africa non c'era mai stato. In realtà si chiamava Joseph Howard Lee ed era nato a Baltimore, nel Maryland. Non tutto nel suo libro era inventato. Joseph Lee era probabilmente stato veramente a Glasgow da giovane, visto che dalle sue pagine si evince una certa conoscenza della città e secondo diverse testimonianze egli aveva anche un leggero accento scozzese. Ma di certo la sua infanzia non era trascorsa tra leoni ed elefanti. E altrettanto sicuro è che leoni ed elefanti non si alleavano per dare la caccia all'uomo, come raccontato in una delle tante descrizioni di pura invenzione contenute nel suo libro. Se alcuni lettori che avevano familiarità con l'Africa occidentale già dalla pubblicazione della sua falsa autobiografia si erano accorti che molti dei luoghi descritti erano frutto di fantasia, il dubbio invece non era mai sorto nella mente dei professori universitari. Fatto ancora più ironico e curioso se si pensa che nello stesso libro Lobagola suggerisce l'idea che ai bianchi si possa raccontare qualsiasi cosa sull'Africa nera e loro ci crederanno. Lo dicevamo, quelli erano gli anni della teoria delle razze e la discriminazione razziale può essere stato uno dei motivi per cui fin dal 1907 Joseph Lee si è inventato questa falsa identità, questo alter ego, Lobagola. Fingersi un primitivo, disposto a parlare dei propri usi e costumi, interpretare la parte del selvaggio di fronte a un pubblico di bianchi in cerca di conferme sulla propria superiorità razziale, gli aveva permesso di accedere a una serie di privilegi e di aiuti che paradossalmente non avrebbe mai ottenuto in qualità di afroamericano. Ma una truffa che metteva così a nudo i pregiudizi del tempo non poteva trovare misericordia. Joseph Lee, alias Lobagola, arrestato nel 1931, rimase fino alla sua morte nel 1947 rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Attica, dove erano detenuti i più pericolosi criminali del tempo.